Buongiorno amici, come potete immaginare a me piace guardare la realtà con le lenti bibliche, ovviamente certo tipo di realtà. Devo dire che si riescono a capire molte cose, anche se la Bibbia non può ovviamente spiegare tutto perché gli interessi internazionali sono in gioco in tutta una serie di operazioni che stanno avvenendo, vanno ben oltre ciò che dice la Bibbia. Però ci sono degli aspetti che sono strettamente, storicamente legati alle vicende bibliche e qui voglio riferirmi in particolare ad una legge che il Parlamento israeliano ha varato nel 2018. Mi riferisco qui ad un articolo che ha scritto Gideon Levy, un giornalista israeliano che scrive per il quotidiano Haaretz, e nel 2018 la Knesset, cioè il Parlamento israeliano, ha votato una legge contro la quale, devo dire, si sono scagliati anche molti ebrei, perché è una legge che dichiara delle cose che non dovrebbero essere dichiarabili e non dovrebbero essere presenti in uno Stato veramente democratico. Molti ebrei hanno espresso la loro contrarietà a questa legge. L'articolo che questo giornalista Gideon Levy ha scritto è chiarificatore da questo punto di vista e quindi ve ne voglio leggere alcune parti. Ci aiuta, sia pure magari anche solo parzialmente, a comprendere ciò che sta avvenendo adesso, una operazione non giustificabile. È vero che tra la Bibbia e quello che sta avvenendo c'è stato di mezzo un evento, che dire drammatico è poco, che è la Shoah, ma non è sufficiente per spiegare quello che Israele sta facendo in questo momento. L'articolo dice questo: il Parlamento israeliano, la Knesset, ha approvato una delle leggi più importanti della sua storia, oltre che quella più conforme alla realtà. La legge sullo Stato nazionale che definisce Israele come la patria storica del popolo ebraico. Incoraggia la creazione di comunità riservate agli ebrei, declassa l'arabo da lingua ufficiale a lingua a statuto speciale. Mette fine al generico nazionalismo di Israele e presenta il sionismo. Ricordiamo sempre che ebraismo e sionismo non sono sovrapponibili, non sono la stessa cosa. L'ebraismo è un modo di essere, il sionismo è una ideologia ben precisa. Quindi mette fine al generico nazionalismo di Israele e presenta il sionismo per quello che è. La legge mette fine anche alla idea di uno Stato israeliano, ebraico e democratico, una combinazione che non è mai esistita e non sarebbe mai potuta esistere per l'intrinseca contraddizione tra questi due valori impossibili da conciliare. Questo ovviamente è quanto scrive il giornalista. Se lo Stato è ebraico non può essere democratico perché non esiste uguaglianza. Se è democratico non può essere ebraico poiché una democrazia non garantisce privilegi sulla base dell'origine etnica. Quindi la Knesset ha deciso: Israele è ebraica. Israele dichiara di essere lo Stato-nazione del popolo ebraico, non uno Stato formato dai suoi cittadini, non uno Stato di due popoli che convivono al suo interno, e ha quindi smesso di essere una democrazia egualitaria non soltanto in pratica ma anche in teoria. È per questo che questa legge è così importante. È una legge sincera, dice il giornalista. Va detto, e lo ricorda Gideon Levy, che il presidente della Repubblica israeliana, Reuven Rivlin, e il procuratore generale di Stato, che sono i difensori pubblici della moralità, avevano protestato, ottenendo le lodi del campo progressista. Il presidente aveva gridato che la legge sarebbe stata un'arma nelle mani dei nemici di Israele, mentre il procuratore generale aveva messo in guardia
contro le sue conseguenze internazionali. Rivlin, va detto, si è scagliato con grande vigore e coraggio contro la clausola che permette ai comitati di comunità di escludere alcuni residenti e contro le sue implicazioni per il governo, ma la verità è che a scioccare la maggior parte dei progressisti non è stato altro che vedere la realtà codificata in legge. Anche il giurista Mordecai Kremnitzer ha denunciato invano il fatto che la proposta di legge avrebbe sancito la fine di Israele come Stato ebraico e democratico. Ha poi aggiunto che la legge avrebbe reso Israele un paese guida per stati nazionalisti come Polonia e Ungheria. Dice con una certa ironia il giornalista: era bello dire che l'apartheid riguardava solo il Sudafrica perché lì tutto il sistema si basava su leggi razziali, mentre noi non avevamo alcuna legge simile. Dire che quello che succede a Hebron non è apartheid, che quello che succede in Cisgiordania non è apartheid e che l'occupazione in realtà non faceva parte del regime. Dire che eravamo l'unica democrazia della regione nonostante i territori occupati. Era piacevole sostenere che poiché gli arabi israeliani possono votare, la nostra è una democrazia egualitaria. O fare notare che esiste un partito arabo, anche se non ha alcuna influenza. O dire che gli arabi possono essere ammessi negli ospedali ebraici, che possono studiare nelle università ebraiche e vivere dove meglio credono. E qui, fra parentesi, il giornalista mette una chiosa ironica dicendo: sì, come no, quanto siamo tolleranti nel consentire agli arabi di parlare arabo, una delle lingue ufficiali. Quest'ultima è chiaramente una menzogna. L'arabo non è mai stato neanche remotamente trattato come una lingua ufficiale, come succede invece per esempio per lo svedese in Finlandia, la cui minoranza è nettamente più piccola di quella araba in Israele. Era comodo ignorare che i terreni di proprietà del Fondo Nazionale Ebraico, che includono buona parte delle terre dello Stato, erano riservati ai soli ebrei. Una posizione sostenuta dalla Corte Suprema, e affermare che fossimo una democrazia. Era molto più piacevole considerarci egualitari. Adesso ci sarà uno Stato che dice la verità. Israele è solo per gli ebrei, anche sulla carta. Lo Stato-nazione del popolo ebraico, non dei suoi abitanti. I suoi arabi sono cittadini di seconda classe e i suoi abitanti palestinesi non hanno statuto, non esistono. E direi che quanto stiamo vedendo in questi giorni circa quello che succede a Gaza è una prova drammatica di quanto afferma il giornalista. Il loro destino, cioè quello dei palestinesi, è determinato da Gerusalemme, ma non sono parte dello Stato. È più facile per tutti così. Rimane un piccolo problema con il resto del mondo e con l'immagine di Israele che questa legge in parte macchia. Ecco, io vi dico francamente che vedere quello che succede, ho letto la legge ovviamente, questi commenti sono estremamente precisi, sono coerenti con quello che dice la legge, e leggere questi commenti per me è come leggere certi passi della Bibbia. Yahweh sarebbe contento di una legge simile perché è quello che ha sempre voluto, cioè uno Stato a lui consacrato, fatto di soli ebrei, cioè in realtà fatto di soli israeliti, ricordiamolo, non di tutti gli ebrei, ma dei discendenti di Giacobbe e dei suoi 12 figli, quindi delle sue 12 tribù. Quindi uno Stato riservato a loro, mentre tutti gli altri erano soggetti o a essere comandati o a essere utilizzati o, se non accettavano, a essere sterminati.
Ecco, tutto questo è impressionante. Impressionante perché la Bibbia ci narra di fatti avvenuti secoli fa, se non millenni fa. Parlando di Abramo siamo a 4000 anni fa, quando è cominciata la conquista di quella terra che ovviamente era abitata da altri, esattamente come è successo quando è stato istituito lo Stato di Israele dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ma adesso, anche con questa legge del 2018, si è deciso che quel territorio è nazione degli ebrei, è nazione ebraica. E tutto questo rimanda chiaramente alla Bibbia, anche se, ripeto, è chiaro che gli interessi che sono in gioco vanno ben oltre la Bibbia. Ma questa è la conseguenza che può essere giustificata su base storica proprio da un libro dal quale si è voluta ricavare la prima religione monoteista del mondo, e sappiamo quanto siano pericolose le religioni monoteiste nel mondo. Qui invece siamo di fronte ad una situazione nella quale si arriva a dichiarare uno Stato su base etnica, cioè uno Stato su base razziale. È una situazione che è comprensibile, non dico ovviamente giustificabile, chiaro, ma almeno comprensibile, nel senso che dal punto di vista biblico quel popolo si è sempre ritenuto un popolo eletto, un popolo prescelto, un popolo sacro, un popolo consacrato, cioè diverso rispetto agli altri, un popolo diviso dagli altri, un popolo di sacerdoti riservato a Yahweh e quindi con, diciamo, diritti e doveri particolari. Quindi forse non è un caso che 4000 anni fa, come adesso, sono passati 40 secoli, ma sopra Israele purtroppo i cieli continuino ad essere in fiamme. Ciao, grazie e alla prossima.